Partiamo da una domanda che credo ci siamo posti tutti almeno una volta, magari davanti a un'opera d'arte o, che so, un tramonto. Una domanda apparentemente semplice. Già, ma alla fine, cos'è la bellezza? Il materiale di oggi parte da una risposta che conosciamo tutti. La bellezza risiede negli occhi di chi guarda. Un classico. Un classico, esatto, ma attenzione, prima di bollarla come la solita frase fatta, il testo che analizziamo oggi la prende, la smonta e la ricostruisce in un modo che è tutto tranne che banale. È vero, la fonte di oggi è davvero particolare. Non è un saggio, non è il classico articolo accademico. L'autore, che si firma MMM, lo definisce un simi-metalogo. Un simi-metalogo? Sì, in pratica ha scritto un dialogo, una conversazione molto intima, quasi filosofica, tra un padre e un figlio. E si ispira a un pensatore che io adoro, Gregory Bateson. Personaggio incredibile, un po' antropologo, un po' cibernetico, famoso proprio per i suoi metaloghi, conversazioni immaginarie che lui usava per esplorare idee complesse in un modo, diciamo, più creativo, meno rigido, un approccio che trovo affascinante. L'autore avrebbe potuto scrivere un saggio, ma mettendo in scena un padre e un figlio, ci costringe a vedere lo scontro tra due modi di pensare. Da una parte il figlio, Esatto, il figlio che rappresenta un po' il senso comune, il pragmatismo, quello che dà le cose per scontate, e dall'altra il padre che invece incarna la riflessione, la voglia di andare a fondo, di interrogarsi su tutto. quindi la nostra esplorazione di oggi seguirà proprio il filo di questo dialogo, per capire dove ci porta questa apparentemente semplice frase sulla bellezza. Bene, allora direi di tuffarci subito in questa conversazione. Si comincia con il figlio, che ha un tono che definirei quasi insofferente. Esordisce così. Papà, siamo alle solite. Perché ripeti ancora una volta che la bellezza risiede negli occhi di chi guarda? Si sente quasi il suo sbuffare, no? Certo, per lui è una banalità, una di quelle frasi vuote che si dicono tanto per dire. La sua è una reazione di chi si sente dire una cosa ovvia. Ognuno ha i suoi gusti, punto e basta. Non vede perché costruirci sopra chissà quale castello di parole. Invece il padre ovviamente fa l'esatto contrario, accoglie la sfida. Per lui non è la fine della discussione, ma l'inizio. Certo, la usa come un trampolino. Proprio così. E qui arriva il nucleo della sua tesi. Dice che noi esseri umani, quando esprimiamo un giudizio qualsiasi, siamo vincolati da due condizioni che non possiamo superare. Ecco, la prima è fondamentale. Il padre dice che il nostro pensiero è sempre relazionale, Relazionale, cioè. cioè che non siamo capaci di giudicare una cosa in assoluto. Ogni volta che diciamo questo è bello o questo è brutto, stiamo facendo magari, senza accorgercene, un paragone. Un confronto. Un confronto, esatto. Stiamo misurando ciò che abbiamo davanti con un metro di misura che è solo nostro, interno, personale. Un metro costruito con i mattoni della nostra vita, immagino. Le esperienze, i ricordi, quello che ci piace, persino i traumi, forse. Esattamente, quindi in pratica non esiste un bello oggettivo, ma solo un bello per me, che si basa su tutto quello che ho visto, sentito e vissuto prima. Chiaro. La frase chiave che usa il padre è chiarissima. Dice: posso solo valutare in termini di questo che ho fronte a me, ora, rispetto a quello che ho nella mia mente. Quello nella mente è il nostro universo personale. E per spiegarsi meglio fa un esempio molto personale. Sì, fa una piccola deviazione, che è una vera e propria dichiarazione d'amore per il musicista jazz John Coltrane. Ah, e qui si capisce da dove viene l'autore. Quando uno tira fuori trene in una discussione sulla bellezza, sai che non sta scherzando. Lo descrive come un artista che stava esplorando nuovi universi musicali. E il figlio, che è molto più concreto, diciamo, che non si lascia incantare dalla musica e lo riporta subito con i piedi per terra, con l'obiezione più classica. Quella che potremmo definire oggettivista. Sì, dice, una cosa è bella perché è bella. La bellezza è nella cosa, anche se i miei gusti possono farmela accettare oppure no. Che è un'obiezione forte in fondo. È forte, certo. È l'assist perfetto che il figlio serve al padre per introdurre la sua seconda condizione insormontabile. E qual è? Che il pensiero non è mai neutro. E qui il discorso si fa ancora più radicale. Il padre sostiene che quel metro di misura di cui parlavamo non è solo personale, ma è anche condizionato da un'infinità di fattori. Tipo?
tipo il periodo storico in cui viviamo, il luogo, la cultura, la lingua che parliamo, persino come stiamo fisicamente in quel preciso momento, il nostro stato di salute. Ah, capisco. Quindi non solo ognuno di noi ha un metro diverso, ma il nostro stesso metro cambia continuamente, a seconda di come stiamo, di dove siamo. Proprio così. È per questo che magari la stessa canzone un giorno ci sembra meravigliosa e il giorno dopo non riusciamo ad ascoltarla. Esattamente. Per questo, conclude il padre, due persone diverse vedono in modo diverso una stessa cosa. E quel vedono è da intendere in senso letterale. Non è solo una questione di opinioni. No, non solo. Si tratta proprio di avere esperienze percettive diverse. E per dimostrare che non sta solo speculando, a questo punto porta in campo la scienza. Ed è qui che la conversazione prende una piega davvero inaspettata. Il padre cita gli studi di un neurologo ed epistemologo cileno, Francisco Varela. E le sue scoperte sulla vista sono, a dir poco sconvolgenti. Varela ha studiato il percorso che fa l'informazione visiva nel nostro cervello. Semplificando molto, la luce colpisce la retina e da lì il segnale viaggia verso una specie di stazione di smistamento cerebrale. Ok, Questa stazione si chiama nucleo genicolato laterale, o NGL. La logica ci direbbe che l'NGL riceve le informazioni dal mondo esterno e le manda alla corteccia visiva per essere elaborate. sembra lineare, sì. Un percorso a senso unico. Invece no, Varela ha scoperto una cosa incredibile. Ha misurato i segnali che entrano e che escono da questa stazione, dall'NGL, e ha visto che solo il 20% delle informazioni che arrivano lì proviene dalla retina. Aspetta un attimo. Fermi tutti. Sì? Fammi capire bene. Stai dicendo che solo un quinto, il 20%, di quello che il mio cervello processa come visione arriva davvero dai miei occhi? Esatto. E tutto il resto, l'80%, da dove salta fuori? Salta fuori dal cervello stesso. L'80% dei segnali che arrivano all'NGL sono segnali di feedback che provengono da altre aree del cervello. La corteccia visiva, che gestisce il contesto e le aspettative, l'ipotalamo, legato alle emozioni. Incredibile. In pratica il cervello proietta costantemente sul mondo le sue ipotesi, i suoi ricordi, le sue emozioni e usa quel misero 20% di dati esterni solo per, correggere il tiro. Questa è un'idea pazzesca. Ribalta completamente l'idea che abbiamo di noi stessi come osservatori passivi del mondo. Non siamo una macchina fotografica. Per niente. Varela usa un'immagine potente. Il cervello non è uno specchio, è un pittore. Usa una piccola pennellata di realtà, quel 20%, e ci costruisce sopra un intero quadro, basato sul suo stile, i suoi colori, la sua storia. Wow! La sua conclusione, che è citata nel testo, è una sentenza. Il cervello costruisce esperienze di senso, non le registra. La bellezza quindi non è nella cosa, ma nell'esperienza di senso che il nostro cervello costruisce. Attivamente. A questo punto capisco perfettamente la reazione del figlio. Di fronte a questa valanga di filosofia, neuroscienze, percentuali, lui se ne esce con un laconico «È tutto così complicato». Che è una reazione molto umana, di smarrimento. Certo, Ed è qui che il padre fa un'altra precisazione, questa volta sul linguaggio, che è importantissima. Corregge il figlio, dice: non è complicato, è complesso. non è un sinonimo. No, affatto. Per l'autore complicato è qualcosa di difficile, ma che puoi scomporre, come il motore di un'auto. Se lo studi pezzo per pezzo, alla fine lo capisci. Complesso, invece, significa che ogni cosa è in relazione con tutto il resto. In modo inestricabile. Esattamente. Come un ecosistema. Non puoi capire una singola pianta senza capire il terreno, il clima, gli altri animali. È tutto interconnesso. La nostra percezione è complessa perché quel 20% di mondo esterno è inseparabile da quell'80% di mondo interno. Non puoi separare l'osservatore dall'osservato. Proprio così. E questa consapevolezza porta il figlio a fare la domanda cruciale, quella che sposta tutto dal piano teorico a quello, della vita di tutti i giorni. Già, Chiede: e noi cosa possiamo fare allora? esatto. Se le cose stanno così, se siamo noi i registi del nostro film percettivo, che si fa? Come si vive con questa consapevolezza? Ed è qui che il dialogo si trasforma. La discussione sulla bellezza si rivela per quello che era fin dall'inizio, una porta d'accesso per parlare di come affrontare l'esistenza.
Il padre non offre ricette magiche, ma delinea una vera e propria filosofia di vita. Mi ha molto colpito il suo punto di partenza. Dice che la vita è un tutto integrato. Le cose belle, piacevoli e quelle dolorose non arrivano in pacchetti separati. Fanno parte dello stesso flusso. Esatto. E la cosa più importante non è tanto quello che ci capita, ma la nostra risposta. Dipende da noi saperla accogliere nel modo giusto. E con questo sposta completamente il focus. Dal mondo esterno, che non possiamo controllare, al nostro mondo interno, su cui invece abbiamo un potere enorme. E dove risiede questo potere secondo il padre? Risiede nelle nostre aspettative, nei modelli mentali che usiamo per leggere la realtà e soprattutto nella valutazione che abbiamo di noi stessi. Se la nostra esperienza non è un dato oggettivo, ma il risultato di una nostra elaborazione, allora possiamo lavorare sui materiali con cui la costruiamo. Le nostre convinzioni, le nostre reazioni, le storie che ci raccontiamo. E il punto finale del suo ragionamento è forse il più liberatorio di tutti. Dice che l'imperfezione nostra e della vita non è un limite o un difetto da correggere. E allora cos'è? È uno stimolo. È la molla che ci spinge ad attivarci per vivere meglio. In pratica, riconoscere che la nostra realtà è una costruzione soggettiva non ci rende passivi, ma al contrario ci consegna una responsabilità e un potere immenso. Riconoscere la natura costruita della nostra esperienza ci dà gli attrezzi per diventare architetti migliori della nostra vita. L'intero esercizio sulla bellezza diventa un allenamento per questo. Diventa un allenamento per sviluppare queste capacità. Esatto. È incredibile il percorso che abbiamo fatto. Siamo partiti da un cliché, una frase che avremmo potuto liquidare con un'alzata di spalle. E attraverso il dialogo tra un padre e un figlio ci siamo immersi nell'epistemologia, nelle neuroscienze di Varela, per poi approdare a una filosofia di vita pratica e direi potente. È vero. L'idea che la bellezza sia soggettiva non è più un punto d'arrivo, ma un punto di partenza per capire come costruiamo momento per momento il nostro mondo. E l'autore chiude il dialogo senza dare una risposta definitiva. Fa in modo che il padre giri la domanda al figlio e quindi a chi legge. E tu che ne pensi? Lascia la palla a noi. Esatto. E noi vogliamo lasciare chi ci ascolta proprio con una riflessione che nasce da qui. Se accettiamo che la nostra percezione della bellezza è una nostra costruzione attiva, quali altre cosiddette realtà oggettive della nostra vita? Una relazione difficile, una sfida sul lavoro, una nostra insicurezza, sono in realtà costruzioni personali. Costruzioni che forse, con un po' di coraggio, abbiamo il potere di guardare con occhi diversi e magari di iniziare a cambiare.